Vi ho mostrato Wim e dallo zoom dello schermo è irriconoscibile, diciamocelo, una schermata blu del semplice testo. Ma avete visto le leggende sui tasti? Ecco cosa c'entra veramente Wim. È davvero una cosa particolare avere qui i comandi stampati che usa questo editor di testo, tutti giustamente differenziati tramite le loro bizzarre colorazioni. Wim è celebre per la sua caratteristica modale, permette una scrittura veloce, la più veloce che si possa avere. L'utente può anche non utilizzare il mouse, banalmente non serve più quell'accrocchio in questo contesto. E oltre a ciò, questa tastiera ha una peculiarità che non si vede nelle nostre zone. Parlo del formato Dvorak, layout sconosciuto a molti, ma a livello di scrittura il più efficace di tutti, studiato per correre velocissimi sui tasti. Non sono preciso però perché in realtà questa WASD ha un formato un po' più particolare, si chiama Programmer Dvorak. E come è intuibile dal nome, è indirizzato ai programmatori, in modo da avere subito i caratteri più comuni che si utilizzano in questa professione. Quindi, nelle mie mani, posso dirlo, ho lo strumento di immissione di testo più performante in assoluto. Non vi dico i record che ci sono stati fatti, altrimenti vi sentireste più lenti a scrivere. Direi che adesso è il momento dello spacchettamento, dell'unboxing, per chi si vuole sentire inglese. Cambio inquadratura. Questa è la pagina di configurazione, in basso trovate anche i dettagli, dateci sempre un occhio. Configurazione perché? Perché potete scegliere il tipo di switch. Io ho optato per i Cherry MX Blue, quelli che fanno più casino alla pressione, dopo ve li spiego meglio. Il formato, il layout, c'è il classico QWERTY, ma perché non imparare, per così dire, una nuova lingua con il programma Dvorak? Premessa, il layout potete successivamente cambiarlo tramite il modulo DIP, presente naturalmente sotto la tastiera. Oltre ai due menzionati poco fa si aggiunge anche il Colemak. Il fatto è che dovete decidere qui, altrimenti vi ritroverete in difficoltà nell'ordinare magari un QWERTY e poi, giunto a casa l'articolo, configurarlo in Dvorak o Colemak, perché le leggende sui copritasti risulteranno ovviamente differenti e dovrete star lì poi a cambiarli di posizione, configurarli attraverso la personalizzazione del comando. Insomma, decidete qui il vostro formato per il futuro e basta. Ci sono anche dei temi, nera come la mia, bianca, mi sarebbe piaciuto provarla, e infine Alien Fruit Salad, che sta per una sfumatura di marrone. Gli O-ring sono gli anelli da mettere all'interno del copritasto, servono ad attenuare il rumore prodotto durante la digitazione, ma comunque sinceramente non li consiglio mai, sono proprio accessori da appassionati.
Infine, lo spazio per un commento. Potete fare una richiesta particolare, magari la personalizzazione di un tasto, il chiedere di non mettere in confezione un estrattore switch perché magari lo possedete già, roba così. L'apprezzo molto questa modalità di comunicazione e mi piacerebbe vederla anche in altri siti. Arrivata la tastiera a casa non la potrete usare subito, bisogna configurare il sistema operativo per rendere azionabile questo layout particolare. Quindi, prima di tutto collegatevi al sito ufficiale del progetto Programmed Work, scaricate il driver giusto per il vostro SO, questo mio caso sono su Windows, e piccola parentesi, più in basso c'è un link che rimanda a delle guide su come imparare a digitare con questo formato. Questa è una cosa consigliata per apprendere tutte le tecniche, però diciamocelo, non è fondamentale. Io senza seguire questa via ho imparato in fretta lo stesso. Nella pagina successiva trovate le istruzioni in dettaglio per ogni versione del sistema. Io vi mostro Windows 10. Sembrano tanti passaggi, ma la procedura è molto veloce. Se Microsoft Defender vi segnala il setup come minaccia, sorvolateci sopra perché è del tutto sicuro, viene segnalato come un falso positivo. Una volta installato il driver, andate sull'app impostazioni, recatevi in data, ora e lingua e aggiungete l'inglese statunitense. Attendete l'installazione e una volta fatto cliccate sul bottone Opzioni. Sulla sezione tastiere andate su Aggiungi tastiera e fra i primi risultati nella tendina troverete Programmed Work. Adesso avete italiano e inglese. Come fare però per cambiare input tra l'uno e l'altro? Attraverso la barra delle applicazioni sulla destra. Vedete però c'è un layout in più. Io ve l'ho lasciato apposta per farvi un po' capire, no? È quello che di base, è quello che viene installato di base, ovvero il QWERTY. Lo vado a rimuovere, intanto non mi serve in questo caso. Per renderlo predefinito, cioè impostato come input primario, con queste frecce lo mettete in cima alla lista. L'unica pecca di quando l'avete attiva, lo store insieme alle app verranno mostrate in inglese e non nella nostra lingua. Al limite, se avete difficoltà nella comprensione, per questi casi basta che ritornate un attimo all'italiano e il gioco è fatto. Ma perché vi ho fatto aggiungere l'inglese statunitense? Direi che la risposta è semplice. Dvorak è stato strutturato per questa lingua e vabbè, anche poche altre. Di conseguenza adotta il formato ANSI, quello principalmente utilizzato negli Stati Uniti, in generale in America. Per chi non lo sapesse, ma la vedo un po' difficile, noi qui in Europa, quindi italiani, francesi, tedeschi, utilizziamo il formato ISO, altrimenti non potremmo mettere i caratteri accentati. L'italiano ne soffrirebbe tantissimo, e anche i vari simboli, un po', insomma, quelli particolari, come ad esempio i gradi Celsius. Quindi, per dirla, diciamolo in un'altra maniera, vi dovete arrangiare con questa tastiera se scrivete appunto in italiano. Ecco perché prima in quel già ci ho messo semplicemente l'apostrofo. Ci sono poi altri particolari come i comandi direzionali. Qui non avete stampate le frecce. Per usare tale funzione o sostituite con dei copritasti adatti o usate quello che c'è di predefinito. Esempio, per fare quella rivolta verso il basso si usa il copritasto menu. Non è tanto una costrizione di Dvorak, ma proprio il 60% di solito non hanno segnalate le frecce. Sapete che potete fare? Ora vi posso dare questo consiglio veloce che mi è venuto in mente ora. Chiedete a WASD se
ve le fa con le frecce. Tanto da quanto ho visto nel sito si può anche personalizzare ogni singolo copritasto di qualsiasi misura. Quindi al posto di questo menu, ora precisamente non ricordo bene le dimensioni, ci fate mettere banalmente una freccettina che va in giù. Io per le lettere accentate ho risolto comunque in questa maniera. Ho installato nel browser l'estensione Microsoft Editor, ma comunque ce ne sono di tante simili, e ogni volta che apostrofo un carattere che non dovrebbe essere apostrofato, mi viene automaticamente segnalato l'errore con la relativa soluzione. Stessa cosa se scrivete sul Word, sull'Excel, sul PowerPoint desktop, installate un'estensione che fa, per così dire, da correttore, e così potete insomma risolvere un po' questo disagio, mettiamola così. Piccola parentesi, non c'è un software dedicato per personalizzare i comandi, si fa tutto tramite la combinazione di tasti. Ora, naturalmente non li so a memoria, ma comunque nelle istruzioni trovate tutto quanto. Quindi si fa tutto attraverso la tastiera. C'è quindi un po' più da smanettarci, però alla fine viene, vi assicuro, un bel lavoro. Io per qualche tasto ho provato, poi ho riformattato perché mi va bene quello che avevo già di base. Come ho anticipato poco fa, la palissanamente direi è una 60%, 61 tasti, e vabbè, vi dico che ci sono anche le più estese, no? Da 87 e da 104 tasti. Io però comunque ho preferito la forma più minima perché ero semplicemente curioso di provare un nuovo formato. Ho sempre utilizzato tastiere più voluminose e quindi per questa volta ho scelto insomma una 61 tasti. Per chi non l'avesse ancora capito, è una meccanica come si utilizzava una volta. Stanno ultimamente ritornando in voga. Io dico che è bene perché comunque oggigiorno siamo immersi di tastiere a membrana per gli ultimi 20 anni. È successo questo e direi che un ritorno al passato fa anche bene. Misura 29 per 10,5 per 3,6 centimetri. Questa altezza così pronunciata è normale nella meccanica, non è come nella membrana che parte da un'altezza fine fino ad alzarsi man mano che c'è la lunghezza. E in questo caso molti utilizzano l'appoggiapolsi, no? Se ne trovano tantissimi in rete, di tutti i tipi, plastica, legno, gomma, però personalmente non ne ho sentito la mancanza. Scrivo benissimo col polso a terra, in questa maniera. Ora non si vede bene da questa visuale, ma comunque può dare un'idea. A proposito di altezza, non ha inclinazioni questa tastiera, quindi ora sentirete un po' di rumore perché sto pigiando copritasti, ma comunque non ha i piedini di regolazione, ha solamente i gommini antiscivolo di gomma, perciò la posizione, l'angolatura sarà solamente questa qui, e questa diciamo per me non è un problema, per altri potrebbe essere un fastidio, no? non avere una regolazione, no? nella profondità. 726 grammi sono dovuti molto alla scocca in alluminio. Sono contento di avere questo materiale perché dà la sensazione di qualità alta. Quando è presente viene evitato logicamente lo smontaggio dal sotto. Quello succede con le plastiche, può rovinare diciamo l'estetica, anche perché molto spesso lì le viti si trovano sotto la targhetta ed è di sicuro un peccato rovinarla, anche se io l'ho un pochino rovinata durante le riprese all'esterno. Qui per andare verso
il PCB, ovvero il circuito stampato, occorre passare da sopra e poi dopo vedrete. Inoltre una cosa da dire che mi stavo per scordare: l'alluminio non flette, quindi è un corpo, vedete, è resistentissimo, è impossibile da piegare, anche perché c'è un bello spessore, no? Soprattutto nel lato maggiore. La rovescio un'altra volta perché volevo mostrarvi qua sotto il modulo DIP. Non so se prima l'avete notato, ma comunque ora magari mi avvicino maggiormente. Non notate i miei guanti luridi, ma comunque notate quello che ci dovrebbe interessare maggiormente. Qua gli interruttori sono minuscoli da azionare con il singolo dito. Sarebbe meglio prendere, non so, un bastoncino e magari provare a cambiare da on e off. In questo caso ho tutto off, quindi quando è in questa situazione la tastiera si comporta come è stata praticamente fabbricata. Come profilo WASD ha collaborato con Vortex, perciò ritroviamo il modello Poker 3. Infatti il nome di questa tastiera è l'omonimo acronimo VP3. Allora, tocca ai copritasti. Copritasti in ABS è un materiale che abbiamo utilizzato soprattutto per i prodotti un po' più economici, perché sappiamo bene che c'è il PBT. Il PBT non permette, per esempio, la veloce usura che si può avere nell'ABS, quindi dopo un po' di tempo magari vi trovate, non so se ci avete mai fatto caso, la classica lucidatura, no? Soprattutto al centro di un tasto. Una cosa però da evidenziare è che negli ABS di solito non viene fatto un taglio preciso. Infatti, da questa foto che state vedendo, io l'ho notato per il tasto più grosso, la barra spaziatrice. Poi, ondulazione, direi che ci siamo, il gioco ci sta, nella norma è standard, perciò nulla da dire su questo. La cosa molto bella, ora, qui non si potrebbe capire molto, magari soprattutto un tasto del genere, ma comunque vi posso semplicemente dire che le leggende sono, per così dire, in sovrimpressione, nel senso che se andate a toccare con il vostro dito sentirete un leggero scalino, ovviamente che c'è solo dove c'è lo scritto, no? Questa cosa magari si nota se si tocca un singolo tasto. Durante la digitazione, durante la scrittura, ovviamente questa cosa è quasi impercettibile. Ma comunque, oltre a questo, direi ora di addentrarci all'interno, per così dire, di questa tastiera. E ultima cosa, voglio dirvela, soprattutto come chicca: questi si dovrebbero in realtà chiamare copritasti, perché se fate la traduzione dall'inglese all'italiano, ecco, questo è il risultato. Perciò, comunemente tutti noi li chiamiamo tasti, no? Anch'io prima, a inizio video, l'ho chiamati tasti, ma comunque in realtà sarebbe meglio chiamarli copritasti, perché teoricamente possiamo dire, questa non è una cosa un po' così, non c'è niente di ufficiale. Gli switch sarebbero i veri tasti, no? Anche se vengono chiamati interruttori, ma comunque sono banalmente dei tasti, no? Lo stesso movimento che fa quello che vi accende la luce o meno in una stanza. Cherry MX Blue, perché li ho scelti? Beh, ve l'ho detto prima, per il loro rumore che producono.
sono i più udibili. Questa tipologia di tasto unisce il feedback tattile del Brown, per chi li conoscesse, a un ulteriore feedback, stavolta uditivo. Praticamente ad ogni pressione si genera un click proprio preso sonoramente. Un compromesso è il suo utilizzo in ambienti dove c'è altra gente, magari al collega o al compagno di classe, e può dar fastidio. Probabilmente vi diranno di smettere, no? Di digitare. Se invece vivete da soli, siete solitari, non state in una stanza con altre persone, il suono ve lo godete tutto voi. Ora che ho levato i copritasti e uno dei 61 interruttori, non vi sto a fare il test del suono, lo potete apprezzare nei primi secondi del video. Sono indicati per chi scrive, visto la loro durezza, il peso ve l'ho comunicato prima. C'è da dire che molte testimonianze affermano che sono più fragili rispetto ai colleghi della stessa famiglia. Ecco, magari siccome lo stimolo di premer forte può avvenire, non abbiate dubbi, cercate di controllarvi, scrivere rilassati, giusto per non abbreviare la loro vita. La scheda tecnica dettagliata ve la lascio in descrizione, non posso dilungarmi oltre, altrimenti dovrei dedicare l'intero video solamente a questi fantastici switch. Ultima cosa su questo, l'avrete già capito spero, se li ho estratti vuol dire che è un circuito stampato Autoswap, cioè indipendente dalle saldature, nel senso che gli switch installati non sono saldati, e questo permette di fare un cambio più facilitato. Magari vi siete annoiati di questo Cherry MX Blue, volete provare a utilizzare un Cherry Black, un Cherry nero. Quindi massima, accessibilità per cambiare, no? Personalizzare il vostro gusto inerente alla pressione. Allora, essendo un PCB coi socket, a breve lo vedrete, essendoci la piastra, vorrà dire che gli switch, gli interruttori, l'avrete anche visto prima, penso, sono a 3 pin e non a 5. Infatti, questo è il risultato. 3 pin come dovrebbero essere in questo caso. Allora, datemi un attimino di tempo per levare le viti, così vediamo un pochino com'è la piastra, non più di tanto perché poi vedrete che è saldata con il PCB e poi proprio il PCB. Quindi ed ecco qui. Allora, per vedere, sto vedendo la piastra e devo dire che, anch'essa è in alluminio, si vede e si sente, e mi pare molto più robusta rispetto alle classiche che si vendono normalmente. Ora qui ne ho una, voi sicuramente non vedrete la differenza, magari solo per il colore ovviamente, ma comunque vi posso assicurare che questa sembra più robusta. Comunque, al di là di questo, prima di toccare appieno il PCB, direi, sono curioso di misurare il peso della scocca. Ora faccio un po' di spazio. Vediamo un po' quanto pesa, così vediamo quanto può influenzare sul peso totale detto prima. 326 grammi, quindi praticamente possiamo dire quasi la metà. Quindi quasi la metà del peso totale la dà la scocca. Ora,
Ed ecco una scheda autoswap. I controllori, i controller, se volete essere più inglesi, isolante nero, e mi piace molto che le aziende lo adottino ora, perché fino a qualche anno fa si utilizzava sempre il classico verde, classico blu, e meno male che ora abbiamo questa bella colorazione che dà un tono un po' più serio a quello che abbiamo in mano. E che dire, è un PCB molto pulito, e non c'è niente da aggiungere. Quindi io direi di andare alle conclusioni, fatela prima montare, altrimenti la metto in pericolo così aperta, e così potete capire se questa tastiera può far per voi o meno. Allora, a chi è indirizzata questa tastiera? È indirizzata a chi vuole provare un nuovo metodo di scrittura, di digitazione, e sicuramente si ritroverà bambino perché passerà del tempo tra un tasto e un altro, e non avrà coordinazione all'inizio, e perciò con un po' di allenamento, abitudine, imparerà a essere agile, a padroneggiare questi nuovi tasti, per così dire. Ai programmatori, forse anche agli articolisti, insomma in generale a chi deve essere veloce nell'elaborazione di un testo. $165 statunitensi, io direi che rientrano tutti. Qui in Italia sono circa €136. Arriva direttamente dalla loro sede, da Fremont, California. E finisco qui. In descrizione trovate l'inserzione per un eventuale acquisto. Vi consiglio non solo di vedere questo modello, ma anche altre che hanno nel loro catalogo. Ce ne sono tantissime, dalle più semplici alle più colorate, alle più giganti, alle più strane. Dai, io spero di avervi dato qualche emozione, no? Magari nel ritornare in quelle tastiere che venivano utilizzate solo con della meccanica. Io spero di rivedervi in una prossima recensione. Non scordatevi di lasciare un bel mi piace per il supporto, e spero che questa guida sia stata utile.